Ciao fanciulle e fanciulli e bentrovati sul mio canale Passione Creativa. In molti avete apprezzato la ricetta per realizzare questa porcellana fredda, una pasta modellabile che asciuga all'aria e si presta molto bene a vari utilizzi. Si realizza con farina di riso e con la Vinavil Stella bianca specifica per legno e qualche goccia di sapone per mani. Ma cosa succede se sostituisco un ingrediente? In molti l'avete chiesto e oggi sono qui per scoprirlo insieme a voi. Ma prima di iniziare, iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto, attivando la campanella delle notifiche per non perdere nessun video futuro. Ricordati di lasciare un like e controlla sempre la info box per link di approfondimenti o materiali utilizzati. Iniziamo! Prima prova. Sostituisco la colla Stella bianca specifica per legno con colla vinilica generica. Pesiamo una parte di farina di riso ed una di colla. Aggiungo 2 gocce di sapone liquido per mani e continuo a mescolare gli ingredienti. Trasferisco tutto il composto sul piano da lavoro e proseguo con le mani. Da subito mi rendo conto che l'impasto è molto appiccicoso e queste proporzioni non vanno affatto bene. Ecco perché continuo ad aggiungere dell'altra farina di riso fino ad ottenere una giusta consistenza. Dopo tanta aggiunta, questo è il risultato finale. Questo è il panetto finale, impasto molle e tendente sempre all'appiccicoso. Prendo un sacchetto di plastica e faccio riposare l'impasto. Prova numero 2. Come prima verso in una ciotola una parte di farina 00 e una di colla Vinavil Stella bianca. Mescolo, aggiungo 2 gocce di sapone liquido per mani, trasferisco sul piano da lavoro e continuo ad impastare. Questa volta la proporzione degli ingredienti è corretta ed è anche gradevole da maneggiare, ma noto che si formano delle crepe molto odiose e l'impasto fa fatica ad amalgamarsi bene. Ne prendo giusto una piccola parte per vedere se con il calore delle mani riesco a risolvere questo problema, ma direi di no. Quindi prendo un sacchetto e faccio riposare il mio panetto. Prova numero 3. Fecola di patate, Vinavil Stella bianca e sapone per mani. Il procedimento è sempre lo stesso. Peso gli ingredienti e impasto il tutto. Ed ecco come risulta il panetto. Si lavora molto bene, splendida texture e malleabile e bellissimo colore bianco. Compatto l'impasto e lo faccio riposare in un sacchetto di plastica. Ed ecco le nostre 3 porcellane. Per ognuna farò la stessa prova. Idratazione con crema per mani, stesura con mattarello e oggetto in 3D usando uno stampo in silicone. Inizio con il primo impasto.
Già da adesso mi rendo conto che il panetto è rimasto estremamente morbido e appiccicoso. Dovrò usare ancora molto farina di riso per riuscire a lavorare questo impasto. È veramente colloso, difficile da gestire e nonostante continui ad utilizzare altra farina, tende comunque ad appiccicarsi sulle mani. Vediamo cosa succede se creo un piccolo muffin con uno stampino. Questo l'ho fatto io. Nella descrizione troverete il link del video dove vi spiego tutti i passaggi. L'impasto mantiene la forma data, anche nei piccoli dettagli. Peccato però che risulti molto farinoso. Poggio il tutto su un piano e faccio asciugare. Prendo il secondo impasto, quello con la farina 00, e ripeto la prova. Qui la consistenza è decisamente migliore rispetto all'impasto precedente, ma lavorandolo tra le mani rimane il problema delle crepe, anche se molto gradevole al tatto. Con il mattarello stendo la pasta, ritaglio con le forme e infine il piccolo muffin. E faccio asciugare. Terza prova. Questo panetto con la fecola di patate è spettacolare, ottima la consistenza e dal colore bianco, si amalgama perfettamente e si lavora molto facilmente. Ed anche per questo realizzo 3 figure piatte e una in 3D, utilizzando sempre lo stesso stampo in silicone. Non mi resta che far asciugare i miei 3 impasti e vedere il risultato finale. Sono trascorse 24 ore e giustamente i pezzi non sono ancora asciutti. Al momento lo sono solo i bordi e la superficie che è stata a contatto con l'aria. Il primo impasto, quello con la farina di riso e con la vinilica generica, sta asciugando bene, ma rimane farinosa. I pezzi mantengono la forma data, anche se sono ancora morbidi. L'impasto con la farina 00 e la Vinavil Stella bianca invece è completamente bagnato. Come potete notare, al contrario del primo impasto, le creazioni si deformano e questo problema l'ho riscontrato anche nei giorni successivi. Neanche i bordi si sono asciugati, l'unghia penetra tranquillamente nell'impasto. Anche se sono passate solo 24 ore, le creazioni non dovrebbero deformarsi così facilmente. Vedete la differenza? L'interno è completamente bagnato. Passiamo al terzo e ultimo impasto. Come già notato durante la lavorazione è perfetto. Il colore bianco è favoloso. Ottimo grado di asciugatura dopo solo 24 ore e le creazioni mantengono molto bene la forma data. Riassumendo velocemente, le prime 2 ricette non le consiglio, in modo particolare quella con la farina 00, mentre la formula con fecola di patata e con la Vinavil Stella bianca è una validissima alternativa alla ricetta originale della porcellana fredda, super consigliata. Spero di aver risposto ai vostri dubbi e per qualsiasi domanda scrivete nei commenti. Un grosso bacio e al prossimo video. Ciao ciao!